Ciao a tutti ragazzi, finalmente dopo un'attesa di 3 mesi, no che dico 5 mesi, ce l'abbiamo fatta. Il contratto è stato firmato, ma vi starete chiedendo con chi? Bene, i più attenti su Instagram l'avranno visto, se non siete ancora iscritti lì andate a iscrivervi perché le notizie, quelle fresche, le sparo subito. Per chi bazzica su YouTube adesso vi racconterò il tutto e come chiesto su YouTube nella community e su Instagram sfrutto questo video anche per fare un Q&A che è da un bel po' che non lo facciamo. Subito dopo la sigla partiamo con questa mega notizia e vi racconto un po' meglio. Bene, direi di incominciare dalla domanda delle domande, cioè dove correrò l'anno prossimo? L'anno prossimo correrò in BMW con il team Berkat, alla fine ci siamo avvicinati, ce l'abbiamo fatta, abbiamo trovato un accordo che va bene a tutti e due, tutti felici, tutti contenti, è quello che volevo perché tanto non c'era più tempo di pensare a altre situazioni. Col team mi sono sempre trovato bene, quindi bisognava solo trovare la quadra. Comunque ve lo spiegherò meglio nel weekly di settimana prossima dove vi farò vedere appunto tutto quello che è successo, quindi se non siete ancora iscritti al canale mi raccomando iscrivetevi. E adesso andiamo su tutte quelle cose che sono correlate, cioè la seconda domanda più fatta fino ad ora è: ma dov'è l'M4? Ragazzi, cioè mi avete massacrato in questi mesi, ma una persona che ragiona riesce a capire che la M4 è un surplus che viene dato da BMW. Se io non sono più in BMW non ci sarà più quel vantaggio scontistico di cui vi parlavo, quindi fino a che c'era questa situazione non si poteva portare avanti il discorso della macchina. Mi sembra una cosa abbastanza ovvia, quindi da qui a un mese secondo me riuscirò ad andare ad abbracciare il mio nuovo mezzo su 4 ruote. Una cosa che mi ha fatto molto pensare però sul video che ho fatto settimana scorsa, sul discorso appunto che non si sapeva dove correvo, dove non correvo, c'è stata molta più cattiveria del solito. Alla fine quelli che rompono un po' le palle sono sempre lì, quei 2 o 3. Invece a sto giro è quasi come ci fosse la speranza che andasse tutto a quel paese, no? È incredibile come appena sembra che appunto tutto sia sul baratro, quelli che si nutrono della negatività escano fuori come funghi. È incredibile e mi fanno un po' pena questi personaggi perché appunto si capisce proprio che vivono di goduria solo su le disgrazie altrui, no? Disgrazie, come se la mia fosse stata una disgrazia, era semplicemente un momento un po' più complicato del solito. Comunque mi ha fatto molto riflettere questa cosa e ne parliamo un po' meglio perché c'è qualche domanda molto interessante sul discorso. Passando a una domanda fatta su YouTube, Lorenzo Spadano chiede: tutto questo può essere causato dal lancio dell'HP4? Non so perché, mi è stato chiesto tante volte dopo il botto se ci poteva essere stato un incrinamento di rapporti, ma fate ancora fatica a capire la differenza tra team e BMW Italia, che appunto supporta i vari progetti, mi dà una mano fornendomi le moto per il campionato e tutto il resto. L'anno scorso il progetto HP4, per chi ha seguito, è stato deciso all'ultimo appunto per la fatica delle nuove S1000RR 2019 a essere completate e via dicendo, non vi sto ad annoiare. Quindi abbiamo detto bene, la HP4 Race è una moto molto valida, anche se nessuno l'ha mai usata in gara per un discorso di regolamenti, quindi non ci saranno dati, non ci sarà nulla, sarà difficilissima da mettere a posto perché appunto un telaio in carbonio non è stato mai usato da nessuno fino ad ora in moto di produzione e anche in MotoGP non è praticamente usato se non nei forcelloni. Quindi non dico che BMW si aspettasse che io lanciassi la moto in ghiaia a 280 all'ora e esplodesse 1000 pezzi. Ma quando ce l'hanno data ci hanno detto cercate di riportarcela indietro, però si sa cosa può succedere nelle gare, quindi è inutile che stiamo qui a dire oddio potevi non spaccarla, assolutamente
però sono cose che succedono. E comunque nel complesso BMW è stata molto soddisfatta con il progetto HP4. I numeri che sono venuti fuori sono stati pazzeschi per una nicchia come quella delle moto e soprattutto di quel tipo di progetto. Parliamo che tra il video del botto, la presentazione della moto e tutto il resto siamo attorno al 1.000.000 e passa di visualizzazioni. Poi voi sapete ancora meglio di me che su YouTube o c'è la polizia o ti schianto tutto il resto e va tutto benissimo, quindi non era mia intenzione, ma nel male è andata bene. E vi basti pensare che BMW è una delle aziende più grandi al mondo con i fatturati maggiori, soprattutto nel campo dell'automotive. Una KP4 Race che si rompe in 3 pezzi è come se fosse un granello di sabbia buttato nell'oceano. Cioè, detto questo, i problemi sono stati con il team per trovare un accordo economico. Andiamo a cercare di farvi capire di più questo concetto. Oggi cercare di trovare sponsor è più difficile che mai, non c'è dubbio. Quanto credi che la parte social, ovvero l'essere youtuber influencer, abbia inciso o incida ogni giorno? Io credo tantissimo. Senza la tua bravura nel comunicare e creare contenuti, secondo te saresti ugualmente riuscito ad ottenere un contratto pur essendo un ottimo pilota? Questa è una bellissima domanda, perché è quello che ripeto da ormai 2 anni. Se non avessi intrapreso questa strada sarei probabilmente a fare qualche altro lavoro, perché neanche il sesto o il settimo della Superbike riesce a vivere decentemente di questo lavoro, correndo e basta. È brutto da dire, ma è così. O sei nei primi 5 della MotoGP e sei un predestinato che ha iniziato a 3 anni, stessa cosa per la Superbike, oppure bene, non ci vivi di questo lavoro / sport. Il mio obiettivo quando ho iniziato questo percorso era quello di far cambiare la mentalità di cosa un pilota deve portare in dote. Quindi fino ad adesso è stata il discorso del semplice denaro, quindi io voglio correre, devo portare 90.000 euro. In questo stato attuale invece io riesco a scambiare il discorso del portare soldi col portare visibilità, e il problema sul contratto di quest'anno era proprio questo, che oltre alla visibilità e oltre alle forniture tecniche sono usciti altri discorsi che a me non andavano bene per come erano all'inizio, quindi man mano avvicinandoci sempre di più siamo arrivati a una cosa ragionevole e abbiamo chiuso il tutto. Su Instagram Luca8pf chiede: non ti mette mai ansia l'ambiente molto competitivo in cui ti ritrovi a gareggiare? Sei un mito grande. Sinceramente no, non mi mette ansia, anzi è uno stimolo sempre a far meglio, e senza quello non ci sarebbe il sacro fuoco. Ma al contrario, il fatto di dover star dietro a 1 miliardo di cose invece che al semplice allenarti ed andare in moto mi fa venire l'ansia, perché perdo tempo per andare, per dire, da uno sponsor e so che sto togliendo a mia volta tempo a un allenamento. Allo stesso modo, se vado a fare troppo allenamento non ho poi il budget per poter vivere, per guadagnare. Quindi trovare questo continuo equilibrio tra le cose mi mette ansia, perché mi sembra di non riuscire a capire mai quando sto dando troppo a una cosa o troppo all'altra, e quanto tempo è giusto dedicare all'allenamento e alla preparazione per essere competitivi e invece alle relazioni, agli sponsor, ai contratti e tutto il resto. Perché ormai mi sono reso conto in questa mia lunga esperienza motociclistica / influenza e tutto il resto che chi fa da sé fa per tre. Perché delegare è fondamentale, non si riesce a far tutto, però nel momento in cui metti il piede fuori e provi a delegare, a far fare qualcos'altro in più agli altri, ti ritorna nel sedere immediatamente. È incredibile, me ne sto rendendo conto ogni giorno di più. Alessandro Pilor ci chiede su Instagram: ma scopa di più il pilota o lo youtuber? Guarda, caro Alessandro, come direbbe il buon Luis, ci sono molto spesso ragazze che vogliono fare cose con te di più per i tuoi numeri e per la tua fama che per la persona che sei. L'importante è esserne coscienti e basta. Poi ci sono quelle mosche bianche che invece in mezzo alla marmaglia riesci a trovare, anche perché trovare un equilibrio tra bella ragazza, intelligente, simpatica e tutto il resto puoi ben capire
è molto complicato. Però sinceramente, per rispondere alla tua domanda, secondo me attraggono molto di più i numeri che il fatto di essere pilota. Marco.Carrara chiede: l'obiettivo del 2021 è la Superbike? L'obiettivo è sempre quello di alzare l'asticella, quindi dal momento che uno vince il campionato, l'International, è giusto che faccia uno step in avanti. Volevo già farlo quest'anno, ma come avete visto, causa di forza maggiore è molto complicato, ma comunque cerchiamo di fare un qualcosa di molto interessante lo stesso. Difatti farò 2 wild card nella Pirelli Cup, che per farvi capire è il livello nel quale vado per allenarmi in vista delle mie gare sugli stessi circuiti. Quindi, per darvi un'idea, c'è moto estate barra race attack alla base, dove la gente inizia a correre, poi vai più in alto e c'è un altro agglomerato dove c'è Coppa Italiana Amatori, Superior Cup, Pirelli Cup, poi c'è un altro agglomerato ancora che è il CIV, dove c'è gente che appunto fa test al MotoGP, piloti che appunto passano anche in Superbike o ritornano dalla Superbike all'italiano, e quello è il CIV, dove c'è International Trophy, Superbike, CIV, eccetera eccetera, ed è il livello più alto in Italia. Quindi, come fatto l'anno scorso, andrò nella Pirelli Cup per fare una gara di allenamento, che comunque il livello, ripeto, è veramente alto, perché si gira attorno al 52-53 per i primi, e Alberto anche lui farà una wild card magari nella Pirelli Cup, quindi ci incontreremo e faremo la prima gara insieme dopo 2 anni. Secondo me sarà pazzesco, speriamo di riuscire a organizzarla. Se vi piace l'idea, fatemelo sapere a me e fatelo sapere anche a lui. In ogni caso, tornando a me, come obiettivi, io sinceramente punterei più che alla Superbike in sé, dove girano una marea di soldi e, ripeto, riuscire a entrarci senza spendere è praticamente impossibile, puntare alla Moto E, che è un campionato molto mediatico, e più andremo avanti e più acquisterà interesse. Quindi per l'anno prossimo riuscire a fare il mondiale Moto E più l'International Trophy potrebbe essere un buon obiettivo. Simone.Adiletta chiede: sensazioni dopo aver firmato il contratto per il 2020? Sensazioni di pace, perché riuscire a trovare le motivazioni, andare a allenarsi, essere sul pezzo è molto molto complicato in quel tipo di situazione. Per fortuna adesso è tutto a posto. Primi test 3, 4, 5, 6 marzo ad Alcaraz nei test Pirelli, che è un po', diciamo, la presentazione dei nuovi prodotti, dove finalmente ritornerò in moto, capirò la situazione, perché mi hanno detto che è cambiata tantissimo la moto, ci sono dei leveraggi nuovi, l'elettronica aperta, quindi c'è un bel po' di cose da mettere a posto, e soprattutto io devo togliermi una ruggine che ho addosso, che secondo me sarà tosta, perché 5 mesi sono tanti, e soprattutto gli altri stanno già girando da 2 mesi, quindi recuperare terreno speriamo sia più facile del previsto. Bene, questo Q&A un po' autoreferenziale è finito, spero di essere stato chiarissimo in tutto. Se avete qualsiasi altra domanda fatemelo sapere qui sotto, metterò su Instagram, sulle storie in evidenza, tutto il mio campionato, tutti i test e via dicendo, li aggiornerò man mano, però almeno lì potete vedere tutto, dove sarò, dove non sarò, quindi potrete venire a vedere anche i test. Comunque vi lascerò le date sempre lì nelle storie. Comunque ve lo lascio anche a voi se non avete Instagram. Appena finito il video lascerò un attimo una schermata dove potete screenshottare e ve la salvate bene sulle note. Tra pochissimi giorni la MotoGP finirà i test, anche lì faremo un bel video, ma mi sono un po' stancato sinceramente di stare qui su questa scrivania a parlarvi. Voglio parlarvi anch'io da un bel circuito, quindi non vedo veramente l'ora. 3, 4, 5, 6 marzo Alcaraz. Come al solito, gas, e ci vediamo al prossimo video.